Buongiorno a tutti cari utenti di Investing e bentornati all'interno di Mercati e Strategie, la nostra rubrica quotidiana che ha l'obiettivo di analizzare i mercati finanziari. Ragazzi, ben rimbalzo nella seduta di ieri, la settimana dunque è iniziata molto bene. E quali saranno i titoli che andremo ad analizzare oggi insieme? La Juventus, titolo che non abbiamo mai analizzato né dal punto di vista tecnico fondamentale, tantomeno con le metriche di breve termine, e poi aggiornamento su Telecom che continua a salire, salire, salire. Qualora ci fossero dei dubbi, ovviamente commentate pure il video e io vi auguro una piacevole visione. Analisi tecnica Juve nel medio-lungo termine, anzi sarebbe più corretto dire medio-breve termine, a partire da agosto del 2024. Ragazzi, a partire da agosto del 2024 la Juve non è andata da nessuna parte. Lateralizzazione e supporto più importante risulta essere l'area dei 2,36 €, 2,46 €, mentre la resistenza più importante è quella tra i 3,47 € e i 3,56 €. Il trend di breve termine sicuramente è ribassista e anche il rating tecnico, ecco, ci segnala infatti un sell, non è un caso, e oltretutto proprio qualche settimana fa il prezzo delle azioni sono riusciti a chiudere al di sotto di questo supporto dei 2,76 €. Questa figura tecnica ovviamente è una figura tecnica ribassista, nella fattispecie un triangolo discendente. Parliamo di un titolo inefficiente, inefficienza pari a meno 8,43 punti. Ricordate sempre che le metriche sono calcolate per le ultime 60 sedute giornaliere. E perché il titolo è inefficiente? Beh, perché la performance è negativa del meno 6,67% e la deviazione standard, dunque il rischio espresso in termini di fluttuazioni di prezzo, è del 4%. Tenete sempre in considerazione, ragazzi, che l'efficienza è il rapporto tra rendimento e il rischio. Viene da sé capire un aspetto, che se il rendimento è negativo, anche l'efficienza sarà negativa. Dunque, ragazzi, considerando le metriche di breve termine e l'analisi tecnica, io direi che al momento la Juve non presenta degli spunti rialzisti. Il contrario invece per quanto riguarda chi? Telecom. Telecom, ragazzi, parliamo di un titolo veramente interessante. Innanzitutto andiamo però ad individuare le fasce di prezzo più importanti. Il supporto dei 46 centesimi, 47 centesimi e mezzo, quindi sarebbe il primo supporto qualora il prezzo scendesse verso il basso. Il secondo supporto molto importante, la media mobile a 50 periodi di color blu, che ha agito da supporto in questo punto, in questo e anche nel passato, e poi al di sotto della media mobile a 50 il supporto tra i 42 centesimi e 43 centesimi. Il titolo sta realizzando massimi settimana dopo settimana fondamentalmente. Però qual è il problema? Il problema è che l'RSI mostra una divergenza. Tenete in considerazione che al momento si trova a 67 punti,64, ma i massimi realizzati dall'RSI sono ribassisti o massimi decrescenti, mentre i massimi realizzati dal prezzo sono via via crescenti. Quindi dal punto di vista ecotecnico non è proprio una bella notizia, nonostante un titolo comunque ragazzi possa continuare a salire in alto anche al verificarsi di divergenze con l'RSI. Ad ogni modo l'efficienza in questo caso è veramente veramente alta, parliamo di un punteggio superiore ai 15 punti, 18,45, frutto di cosa? Di una forte performance, 24%, e un rischio misurato dalla deviazione standard del 6% circa, parliamo di un 5,93. Il rating tecnico buy, che cosa indica? Indica il fatto che la tendenza di breve termine è rialzista. Passiamo ora all'analisi fondamentale utilizzando gli strumenti di Investing Pro. Ragazzi, qualora vogliate approfondire Investing Pro, vi rilascio il link nel primo commento del video. Ora, Juve dal punto di vista tecnico non è apparsa, ecco, così tanto interessante, ma neanche dal punto di vista fondamentale. Infatti, secondo la mediana di questi 12 modelli di analisi fondamentale, il titolo appare addirittura sopravvalutato e non di poco. Il potenziale ribasso potrebbe essere del meno 34,6%. Il fair value dunque pari a 1,74 €. Il meno 34% non è particolarmente invitante, insomma. Così come non è invitante, ragazzi, lo stato finanziario, che misura la qualità delle azioni della Juventus. Punteggio pari a 2. Perché così basso? Valore relativo pari a 1.
salute redditività 2, salute cash flow 2, momentum, quindi slancio prezzo pari a 2, salute crescita pari a 3, insomma, non proprio interessante. Ci sono tanti punti di debolezza, come evidenziano i pro tips, scambiato ad un price book elevato, non redditizio negli ultimi 12 mesi. Gli analisti non prevedono un profitto per la società quest'anno, quindi pensate un po'. Gli analisti anticipano il calo delle vendite nell'anno in corso. Poi, se proprio vogliamo citare, ecco, due punti positivi. Le azioni sono generalmente scambiate con una bassa volatilità dei prezzi e poi margini lordi impressionanti. Ad ogni modo, ragazzi, teniamo in considerazione che la Juve è ribassista dal 31 luglio del 2019. Andiamo a vedere ora il target degli analisti, quindi previsioni. Sondaggio neutral, però gli analisti che coprono il titolo, ragazzi, sono solo due. E per quanto riguarda il target price su un orizzonte temporale annuo, dunque a 12 mesi, parliamo di un potenziale rialzo dell'1,5% su una media di prezzo di 2,70 euro. Il target massimo si attesta a 3,05 euro, mentre quello minimo a 2,35 euro. Se volete, ragazzi, un parere personale, io tendo sempre a basarmi sul momentum e soprattutto sull'efficienza. È un titolo come Juventus non lo andrei, ecco, a considerare. Perché nel breve termine comunque non mostra segnali di vita. Il titolo è inefficiente, è ribassista, è sopravvalutato, quindi insomma veramente poco interessante. Andiamo ora a vedere Telecom Italia, vediamo se è sopravvalutato o vediamo un po', sottovalutato. Secondo 10 modelli di analisi fondamentale, vedete un po', Telecom appare sottovalutato. È sottovalutato di quanto? Del 35%, 35,5, fair value a 68 centesimi, prezzo attuale a 50 centesimi. Lo stato finanziario, dunque qualità pari a 3, ovviamente lo slancio del prezzo, dunque ricordate, ragazzi, il momentum è pari a 5, 3 di valore relativo, 3 di salute e redditività, 2 di cash flow e 2 di salute e crescita. Vediamo i punti positivi: grande aumento di prezzo negli ultimi 6 mesi, negli ultimi 3 mesi, nell'ultimo mese, sull'ultimo anno, quindi questi sono fattori positivi legati al momentum. Poi ci sono, ecco, fattori anche a sfavore: non redditizio negli ultimi 12 mesi. Gli analisti non prevedono un profitto per la società quest'anno e l'indice RSI ci suggerisce che il titolo è in territorio di ipercomprato. Oltretutto c'è anche la divergenza che abbiamo studiato prima insieme. Guardate la prestazione nell'ultimo anno, più 101,93%, ultimo trimestre 24,9, ultimo mese 15,28. Possiamo ora considerare anche il target degli analisti, vediamo un po' le previsioni. Gli analisti non sono ottimisti, infatti vedono un ribasso del meno 9,12%, il target medio si attesta a 45, facciamo 46 centesimi approssimando. Però il target massimo è molto alto, 65 centesimi, quello minimo invece è molto molto basso, 28 centesimi. Però il sondaggio generale indica un buy, 9 buy, 6 tieni, scusatemi, e un vendi. Farei per Telecom il discorso opposto rispetto a quello, ecco, che vi ho proposto per Juventus. Telecom, per quanto mi riguarda, è un titolo che potrebbe risultare essere interessante grazie proprio al momentum che sta esprimendo. Poi spesso, no, si dice io non acquisto oggi perché probabilmente poi il titolo ritraccerà. Beh, però, ragazzi, teniamo in considerazione che spesso andiamo anche ad acquistare, no, ETF fattoriali in momentum, e questi ETF tendono proprio ad acquistare titoli come Telecom che hanno presentato forte momentum. In genere, se non ricordo male, gli ETF fattoriali considerano il momentum trimestrale e semestrale. Ok, ora non vorrei dirvi qualcosa, ecco, di sbagliato, però potrei ricontrollare, insomma. Fatemi sapere, ragazzi, se avete apprezzato questa analisi, magari proponetemi qualche titolo da analizzare per domani. Ciao, a presto.